rather than hearing any more from me, Beppe, the floor is yours. Dice, fammi parlare un po'. Ora lui, il traduttore mi traduce in italiano quello che dico. Parli in italiano. Bene. Allora, la mia presenza già dimostra un fatto sconcertante, che in un'aula così ci sia lui che è un politico di professione, ma la cosa sensazionale è che ci sia io, che sono un comedian, provengo dal mondo dell'arte, un teatrante, che ha avuto la fortuna o l'intuizione di fondare, di fondare un movimento di cittadini, di cui ne avete adesso 17 rappresentanti qua, di cittadini che facevano tutt'altro, come faccio tutt'altro io, quindi parlare seriamente, perché adesso siamo in streaming, quindi io ho una funzione di capo politico, quindi non posso neanche fare delle battute. Cioè, l'unica battuta che mi posso concedere è questa, che io sono d'accordo lui quando parla di un'Europa di mosaici, un mosaico, perché siamo diversi uno dall'altro, è chiaro, io vi guardo già in faccia, non ho niente da condividere, assolutamente, anche fisicamente, siamo diversi. Guardate, c'è una battuta che io facevo molto tempo fa, dicevo che un inglese è un lord, 2 inglesi un team, 3 inglesi un club. Un francese è uno chansonnier, 2 francesi un'equipe, 3 francesi una coppia. Poi c'è un italiano, no, non è finita. Poi un italiano è un Latin lover, 2 italiani un casino, 3 italiani 4 partiti politici. E poi c'è un tedesco, 2 tedeschi, 2 tedeschi, 3 tedeschi, 3 tedeschi. Non cambia niente sul tedesco. Questa l'avete capita, è un po' più difficile, perché sono molti tedeschi. Dunque io innanzitutto volevo ringraziare i miei connazionali e tutti voi, perché siamo arrivati qua da una campagna di stampa e di informazione vergognosa su di lui, per esempio, sui nostri giornali, dove veniva dipinto come un uomo terribile, come un omofobo, come un razzista, come uno che ha giri strani, un ubriacone. Una roba incredibile, uno che rubava le figurine quando era a scuola dei calciatori, cioè un uomo orrendo. E io lo stesso, sui miei giornali, sui giornali esteri, ancora peggio, io ero Hitler un giorno, una settimana Hitler, una settimana passavo di là come Stalin, omofobo, quasi stupratore, almeno hanno usato quasi stupratore. Con una campagna così siamo riusciti a sopravvivere, specialmente in Italia, in una maniera direi quasi con degli anticorpi straordinari. Se siamo riusciti ad avere un risultato così nelle elezioni, abbiamo messo 2000 persone per bene dentro le istituzioni, abbiamo messo 11, 12, non mi ricordo, circa 11 sindaci, abbiamo messo 17 persone al Parlamento europeo, quindi entriamo in una struttura che è nuova per tutti, per voi non so come fate, perché io già arrivare qua da Milano in macchina ci ho messo 12 ore, con i limiti, attraversi la Svizzera che c'è tutti i divieti del mondo, arrivare che non c'è un aereo, io non pensavo fosse possibile che non ci fosse un aereo Strasburgo-Roma, non c'è. E allora devi andare a Londra, passare da Londra, ma vada a Tangeri, cioè Tangeri-Milano, cioè una roba. Già come fate a essere qua, lo dicevo prima, una struttura fatta apposta per complicare, non far capire a 500 milioni di italiani, di persone europee che cos'è questa roba qua. C'è scritto davanti a questo edificio che per raggiungere l'ingresso sono diventato matto, perché comunque c'è scritto 500 milioni di europei, un Parlamento. Questo è una parte di un Parlamento. Dov'è il Parlamento? Che cos'è il Parlamento? Chi c'è nel Parlamento? Non sappiamo nulla. Se voi parlate a un polacco, parlate a un rumeno, parlate a un inglese normale, a un italiano normale, non sanno la differenza tra un consiglio, tra una commissione, che cos'è. Adesso andiamo nella presidenza italiana, sono tutti gasati in Italia perché prendiamo la presidenza del Consiglio europeo, che è quello che fa l'agenda, che dice mercoledì, no, facciamo giovedì mattina. E allora
i poteri dove sono? Chi sono queste persone nominate, non elette da nessuno? Noi perlomeno usciamo da una situazione di elezioni, di votazioni. Queste persone sono state votate da cittadini, questi qui sono messi lì, nominati. Io conosco adesso, lui ci ha abituato, io no, Von Rompuy, non so neanche pronunciarlo, questo Schulz che è venuto in Italia a farsi la campagna, lui con i soldi europei, quindi pubblici, ha fatto una campagna contro di me, contro me che non lo conosco neanche, dicendo che ero un venticello che passava così, un venticello, che stai attento Schulz, adesso sono qua Schulz, siamo qua in 17 più io 18, quindi chi sono queste persone messe lì con 400 voti che comandano i destini di milioni di persone? Noi vogliamo fare un'Europa, ce la metteremo tutta, faremo un'Europa e diremo che tipo di Europa vorremmo. Vorremmo anche un'Europa diversa di cittadini, un'Europa che non sia una roba di banche, di finanziaria. Questo si chiama EFDD. Noi abbiamo aggiunto una D, che è la democrazia diretta, perché crediamo nella partecipazione dei cittadini a qualsiasi tipo di elezione, cioè qualsiasi tipo con referendum partecipativi, con bilanci partecipativi, far conoscere questa complessità enorme che è questa Europa qua. Dicevo prima, nel 1999 avevamo 13 tipi di moneta, oggi ne abbiamo 12 tipi, di cui uno è l'euro. Che tipo di unione monetaria abbiamo fatto? Io non lo so. Che tipo di unione economica è questa? Se l'unione economica è fatta dal commercio mondiale, se sono le multinazionali private che gestiscono il commercio del mondo, che cos'è questa Unione Europea? Di che economia europea? Qual è l'economia? Allora i significati di tutte queste parole è che ci serve più Europa, servono più soldi alle banche, serve più rigore. Questa è un'Europa che è fallita e lo sanno che è fallita. Lo sanno, si sono coalizzati tutti contro me, contro lui e contro i gruppi che ci danno del terrorismo politico, ci dicono che siamo razzisti perché vogliamo controllare dei flussi. Io sono venuto qui a imparare, i flussi vanno controllati. Quant'è che si parla di controllare i flussi dell'immigrazione da parte dell'Europa? Che si parla di questo e continuiamo a averci ormai situazioni impossibili da gestire. Allora, se noi dobbiamo ricevere delle persone che scappano da una guerra, io vorrei sapere chi è che ha causato la guerra, perché se i siriani vengono e approdano in Italia, noi dobbiamo accoglierli, ma io voglio sapere chi si deve accollare il peso di questa accoglienza. La Finmeccanica, per esempio, una nostra grande azienda che vende armi alla Siria, se vendi armi alla Siria ti accogli i costi di gestione di un flusso di immigrati che vengono in Italia. Allora arrivano dall'Africa, andiamo a vedere chi è e le ragioni per cui arrivano dall'Africa. Allora con i finanziamenti, con le sovvenzioni della carne, del riso, del frumento, noi con le eccedenze portiamo carne in Africa, rovinando il mercato del bestiame africano, e poi questa gente muore di fame e viene di qua. Allora diamo nomi e cognomi a questa gente. Noi siamo qua perché vogliamo cambiare, ma vorremmo dire che i trattati che sono stati fatti da Maastricht, da Amsterdam, io me li sono andati a leggere, il trattato di Lisbona, non sono stati rispettati, sono stati cambiati con dei regolamenti.